Signore e signori, la notizia è ufficiale. Sony ha acquisito Bungie, la software house autrice dei primissimi capitoli di Halo e ad oggi celebre per Destiny e Destiny 2 per 3,6 miliardi di dollari fruscianti. Una notizia piovuta come un fulmine al ciel sereno che possiamo dire ha contribuito a gettare nel panico i già disperati gamers di tutto il mondo dopo che lo scorso 19 gennaio Microsoft ha sganciato quella bomba atomica dell'Activision Blizzard, argomento del quale abbiamo ovviamente già abbondantemente parlato nelle scorse settimane nei due video che vi lascio qui sotto in descrizione. Ma questo significa quindi che Halo e Destiny diverranno presto esclusive PlayStation? Possiamo considerare questa acquisizione di Bungie come una formale risposta di Sony a Microsoft, che il colosso del gaming giapponese stia per mettere a segno qualche grosso colpo? Risponderemo a queste e ad altre domande nei prossimi minuti, andando a dipanare completamente ogni possibile dubbio che possa esservi venuto in mente. Sono anche riuscito a fare rima. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. E altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto, come ho detto all'inizio, la cifra di cui andiamo a parlare oggi ammonta a soli, si fa per dire, 3,6 miliardi di dollari, ovvero meno della metà di quanto è servito a Microsoft per acquisire Bethesda e circa un diciannovesimo dei soldi spesi per Activision Blizzard. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che l'acquisizione in essere, come riportano le fonti ufficiali, era sul tavolo delle trattative già da 4-5 mesi, di per sé non possiamo considerare questa acquisizione come una vera e propria risposta di Sony alla casa di Redmond, anche se da un certo punto di vista potrebbe in effetti esserlo. Senza discussione alcuna, questa di Sony è un'acquisizione indubbiamente di rilievo, e questo sia per la popolarità di Bungie come software house che per i brand e le IP che essa porta con sé. Tuttavia c'è da specificare un piccolo dettaglio che andrà a rispondere quasi certamente alla domanda più fervente di tutte, vale a dire quella riguardante l'esclusività, ovvero che Bungie seguiterà ad essere anche in futuro uno studio indipendente che, seppur orbitando sotto l'egemone figura di mamma Sony, continuerà pertanto a produrre titoli multipiattaforma. A confermarlo è in primis la stessa Sony sulla pagina PlayStation, e subito in seguito anche la Bungie ha provveduto ad inserire una sezione apposita sul proprio sito web, arrivando quindi celermente a chiarire svariati dei punti fondamentali sulla questione in essere, evitando che, come è avvenuto nel caso Activision e prima ancora in quello Bethesda, milioni di videogiocatori si riversassero convulsamente sul web in cerca di risposte. Come si suol dire, in questo caso hanno giocato d'anticipo tagliando la testa al toro, e tanto di cappello per questo, sia ben chiaro. Ma una decisione di questo genere, una scelta di questo tipo è abbastanza singolare per un'azienda come Sony, la quale ha sempre investito tantissimo sull'esclusività dei propri titoli. Per questo motivo, e anche in realtà per tutta la situazione in essere, siamo portati a pensare quindi che Sony stia effettivamente cercando di rispondere a Microsoft, all'affronto, se così si può chiamare, subito da Microsoft, ovviamente però in relazione ai propri mezzi economici che, lo ricordo, sono nettamente inferiori a quelli della casa di Redmond. Pertanto adesso, forte di questa abnorme quantità di pepe al culo messa lì dalla concorrenza, Sony potrebbe star tentando di recuperare terreno al massimo delle sue potenzialità, portando in tal senso a termine diverse acquisizioni di più piccole entità rispetto a quelle mastodontiche di Microsoft, ma comunque intelligenti e pur sempre di pregio, come ad esempio una Bungie, ma altrettanto anche una Bluepoint, una Nixxes, un Housemarque, giusto per citare alcune delle realtà acquisite da Sony negli ultimi tempi. E rimanendo ancora per un attimo sull'argomento esclusività, ci tengo a fare un'ultima piccola ma doverosa parentesi. Fermo restando che l'impegno di Bungie, come abbiamo detto all'inizio, è quello di mantenere tutte le sue IP multipiattaforma, Halo è un titolo che non viene minimamente interessato dalla cosa, perché Bungie non ne detiene in alcun modo la proprietà. Seppur quest'ultima ne abbia creato l'universo ed anche il personaggio di Master Chief e lavorato su svariati titoli del franchise, al momento della separazione da Microsoft la casa di Redmond ha mantenuto il completo possesso dell'IP. Nulla da fare dunque per Halo su PlayStation, mi spiace per tutti coloro che ci speravano, ma la saga di Master Chief era e resterà un'esclusiva Microsoft, giocabile solo su Xbox, PC e mobile via cloud.
Come ha reagito la Microsoft? Una domanda che in realtà ho visto porre sui social e sui blog più spesso di quello che in realtà avrei immaginato, e anzi in alcuni casi ci sono stati degli utenti che sono arrivati proprio a domandarsi se effettivamente al colosso americano abbia minimamente interessato la cosa e non sia stata vista invece come una banale zanzara o mosca fastidiosa. Ebbene, per la serie marketing immagine ad ogni costo, rifacendoci al discorso del video della settimana scorsa riguardo al vero significato e all'interpretazione da attribuire alle parole di un CEO, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha prontamente commentato il post di Bungie riguardante l'acquisizione in essere, complimentandosi con quest'ultima e altrettanto anche con Sony medesima ed il suo dirigente Herman Hulst per, cito testualmente, aver aggiunto un team di talento agli altri già in suo possesso. Fermi tutti! Edit di aggiornamento dell'ultima ora che sto registrando in differita rispetto a tutto il resto del video per parlare delle rivelazioni dell'ultima ora che io personalmente trovo davvero molto stuzzicanti. Durante una call con investitori ed analisti, il CFO di Sony, ovvero Hiroki Totoki, ha commentato la recente acquisizione di Bungie sbottonandosi anche in merito ai prossimi piani, ai piani per il prossimo futuro. A quanto è emerso infatti, dopo Destiny 2 ed il suo supporto complessivo direi quasi decennale, se non ho sbagliato i conti, Bungie è al lavoro su di una nuova, importante IP. Ma non solo, ma non è tutto qui, perché anche PlayStation, quindi anche Sony stessa, è al lavoro su altri titoli, su ben 10 titoli Game as a Service, i quali verranno rilasciati entro il 2026. Che però purtroppo non sappiamo ancora né i titoli né tantomeno il genere di interesse, ma ciò che invece siamo sicuri, ciò che abbiamo per certo è che nel futuro si aggiungeranno appunto 10 nuovi titoli al catalogo PlayStation che godranno di un supporto eccezionalmente duraturo e che, ci tengo a specificarlo per riportarvelo alla mente e placare eventuali deliri dell'ultimo minuto, a meno di un improvviso e direi anche infamissimo cambio di rotta dell'ultimo minuto di Bungie e Sony, tutti questi titoli dovrebbero essere multipiattaforma, esattamente poi come sostenuto dalle medesime aziende nelle dichiarazioni di cui abbiamo parlato pochi minuti addietro. Dalle parole di Totoki quindi è chiaro che Sony sta realmente cercando di modificare, quantomeno in parte, la propria strategia commerciale, ampliandola, e questo forse, ipotizzo, nel desiderio di espandersi a pieno e piantare definitivamente radici nel mercato occidentale. Che Sony si stia forse preparando per uno scontro frontale con il colosso di Redmond? Chissà. Non nego che per quanto recondita come opzione non mi dispiacerebbe affatto vederli combattere muso a muso. Però, come si suol dire, per tutto quello che sarà il futuro, lo scopriremo solo vivendo. E questo è tutto, amiche e amici di T-Support. Per il momento non ci è dato sapere altro. Ciò che però è sicuro è che il mondo del gaming sta cambiando davvero molto velocemente ed io personalmente non vedo l'ora di sapere che cosa ci riserverà il futuro. E voi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sbizzarritevi come meglio credete e vediamo che cosa ne viene fuori. E come sempre, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è T-Support e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio. Non cambiate canale.